Oggi siamo qui con una nuovissima webcam della IMIT, la C960 Ultra, che è quella che stai vedendo in questo momento. In questo video ti parlo di tutte le caratteristiche, la mettiamo un po' sotto pressione e vediamo se può essere utile per fare video magari proprio per YouTube. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con una nuovissima webcam, la IMIT C960 Ultra, e ringrazio ovviamente i ragazzi di IMIT per avermela inviata. Prima di entrare nel vivo di questa chiacchierata, ovviamente tu in questo momento stai guardando la webcam IMIT C960 Ultra, alla quale non applicherò nessun effetto se non aver modificato un pochino i controlli all'interno del software, ma ti faccio vedere dopo tutto. Prima di iniziare, dicevo, unboxing. Ora che hai visto l'unboxing e sai com'è fatta questa webcam, ti racconto un po' di cosette. Innanzitutto ti dico una cosa, lato hardware mi piace tantissimo la possibilità, girando semplicemente la corona sulla lente, di chiudere e di aprire la lente, quindi andare in modalità privacy semplicemente girando. Io penso che sia una cosa geniale, non so perché non ci abbiano pensato tutti, ma questa è veramente la cosa migliore. Piuttosto che aggiungere un tappo esterno o qualsiasi altra cosa, giri la rotellina, chiudi, giri la rotellina, apri. Penso che sia una grandissima cosa, bravissimi ragazzi di IMIT. Allora, questa webcam, come tutte le webcam di IMIT, monta un sensore Sony, un sensore più piccolo di un pollice, ma con un'apertura di f1.8. Questo vuol dire che è abbastanza luminosa e infatti, come vedi, io dopo ti faccio vedere lo screenshot del software IMIT che sto utilizzando, software gratuito, IMIT Studio si chiama, e è una lente abbastanza luminosa. È una webcam che registra fino a 4K 30 fps, 1080 arriva fino a 60 fps. Diciamo, queste sono caratteristiche abbastanza normali per tutte le webcam in circolazione. Monta 2 microfoni, ma quello che stai sentendo ovviamente è un microfono esterno e la mia qualità audio, perché anche se le webcam sono molto evolute da un punto di vista video, credo che per l'audio sia sempre meglio puntare su qualcosa di esterno. Questa webcam ha un angolo di visione, un field of view di 73 gradi, che è abbastanza comune per le webcam. Di solito vanno tra i 70 e anche gli 85, se non ricordo male. Diciamo che 73 è una buona angolazione, anche perché, come vedi, riprende più o meno lo stile della mia fotocamera. Quindi sei abituato più o meno a vedere questo tipo di inquadratura. Io ogni tanto mi guardo lì perché ho il software della IMIT dal quale sto registrando il video. E questo è interessante perché, come sai, te l'ho detto parlando di tutte le webcam su questo canale, io amo tantissimo i software delle webcam che registrano anche, perché ti semplificano veramente tanto la vita. È vero che tutte le webcam, compreso questa, può diventare una webcam virtuale e quindi la puoi fare entrare dentro Zoom, dentro qualsiasi altro software, però io preferisco il software che registra direttamente. Questa webcam, ti dicevo, ha un sensore Sony da 1.8 e promette di avere un autofocus molto veloce. Allora, io adesso voglio provare, come ho fatto un po', non so se hai visto quel video in cui ho testato 5 webcam, purtroppo questa webcam mi è arrivata dopo, quindi, ma la testerò insieme a tante altre webcam, non preoccuparti. In quel video, dicevo, ho messo sotto stress le webcam perché ero in condizioni di luce veramente scarsissima, cioè avevo spento le luci e utilizzavo soltanto la luce che veniva dalla finestra. In questo caso voglio essere un po' più clemente, quindi faremo comunque un test, ma in maniera un po' più semplice. Quindi per adesso proverò a muovermi per vedere come l'inseguimento del volto è veloce. Se io mi muovo, ok? Tu mi vedi sempre a fuoco. Ok? Non mi perde. E questo è molto 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 veloce. Ed è una cosa interessantissima. Però anche questo, le webcam moderne ci hanno abituato a questo tipo di velocità. Quindi
qui non mi meraviglio più. Questa è ottima, però diciamo questo è un dato di fatto abbastanza diffuso, perché queste webcam sono quelle di nuova generazione, ti parlo, sono veramente, veramente evolute. Un altro test che voglio fare, qui chiedo al mio assistente di darmi una mano, è quello della messa a fuoco. E questo è un test dove consideriamo sempre la grandezza, ovvero più piccola di un pollice, del sensore, quindi non possiamo pretendere performance da fotocamera, però insomma andiamo a vedere che cosa accade. Non male, vero? Qualche volta è un po' più lento, qualche volta è un po' più veloce. Adesso vedi, mette a fuoco Pikachu, il mio assistente, adesso torna su di me. Vedi, in questo caso è stato veloce. Anche adesso. Credo che le caratteristiche di della messa a fuoco, quindi del passaggio veloce da un soggetto in primo piano a un soggetto sullo sfondo, sia assolutamente di tutto rispetto, anche perché voglio dire, se anche tu avessi un prodotto da mostrare, dici ragazzi guardate questo è il prodotto, è fighissimo, compratelo, e poi torni a te, all'inquadratura tua, anche se voglio dire fosse passato un secondo o leggermente meno, non cambia assolutamente nulla. Quindi da questo punto di vista secondo me è una webcam molto 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 valida. È una webcam di tutto rispetto e nonostante abbia delle caratteristiche secondo me molto molto interessanti, costa soltanto 98 euro. Però siccome è uscita adesso sono sicuro che andrà anche in sconto, per cui ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa trovare sempre il prezzo più basso. Un'ultima cosa che voglio raccontarti di questa webcam è che anche prendendola dalla confezione è una webcam pesante, non pesantissima che oh mio Dio come faccio a reggerla, assolutamente, però avendo un corpo costruito in alluminio se non ricordo male, questo è sia utile per la dissipazione del calore ma anche per renderla solida, ok? È una webcam che non sembra affatto una webcam economica. Se al posto di Imit ci fosse un altro brand magari molto ma molto ma molto più grosso e più famoso, non ci meraviglieremmo. Quindi questa webcam anche da un punto di vista di costruzione mi è piaciuta veramente tanto e io credo che ormai sarà la quarta o la quinta webcam di Imit che recensisco. È un brand che secondo me merita veramente tanto perché riesce a fare dei prodotti qualitativamente al pari di tanti altri ma costano molto meno, quindi secondo me è veramente un'ottima soluzione se vuoi una webcam buona ma non vuoi spendere tantissimo, ok? Ti lascio in sovraimpressione uno screenshot per farti vedere i settaggi che ho utilizzato io. Come puoi vedere ho semplicemente dato un pelo di contrasto in più, ti ricordo che 128 è lo 0, quindi brightness sono sceso un po' a 80, il contrasto l'ho portato a 160, dopodiché ho messo come dati l'esposizione a 160, gli ISO 40, però come dissi anche un'altra volta, gli ISO non considerare la scala che c'è sulle fotocamere, perché 40 non esiste sulle fotocamere, diciamo il valore più basso per quelle diciamo consumer è 100, questa arriva a 40, quindi è una scala diversa. 128 sharpness, quindi 0, 150 saturazione, quindi ho aggiunto un pelino di saturazione, la tonalità guai a toccarla, il bilanciamento del bianco, visto che le webcam riescono a bilanciare molto 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 bene il bianco in automatico, quindi lo lascio fare. Sto registrando in 4K a 30 fps, ok? Quindi questo è quello che ho fatto su questa webcam, non aggiungerò nulla in post-produzione in modo che tu vedrai effettivamente il file come esce dalla webcam stessa e dal software Imit Studio, software che ti ho già fatto vedere altre volte per altre webcam, è lo stesso, ha anche una funzionalità di script generation, quindi ci sono dei software basati sulla I già dentro il software della Imit in modo tale che possono essere utili per aiutarti a creare script. Che vuoi di più? Bene, io ti lascio perché ho già raccontato tantissimo di questa webcam. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.